Ciao amici delle ruote quadrate, oggi luogo diverso per inaugurare una nuova rubrica. Benvenuti nei Libri Démodé. Inauguriamo la nuova rubrica di Libri Démodé con la scienza in cucina e l'arte di mangiar bene di Pellegrino Artusi. Per chi non lo conoscesse, il signor Pellegrino Artusi è un'autorità in fatto di cucina in Italia. È nato nel 1820 e morto nel 1911 ed è famoso per questo testo che è arrivato praticamente in tutte le case d'Italia. Se guardi bene, probabilmente ce l'hai in libreria anche tu. La scienza in cucina ha avuto una genesi difficile. Alla fine Pellegrino Artusi ha deciso di autoprodurselo e ha fatto molto bene perché ha riscosso un grandissimo successo di pubblico. Quella che vedete qui è la 105esima ristampa ed ha già parecchie decine di anni. La prima edizione è del 1891, ma è stata modificata di volta in volta da Artusi fino al 1911, anno della sua morte, aggiungendo di volta in volta delle ricette e aggiornando il linguaggio. È passato dalle 475 ricette dell'edizione originale alle 790 dell'edizione del 1911. Oggi leggeremo una ricetta in particolare dove potete vedere il suo stile. La sua intenzione era quella di portare la cucina a portata di tutti, non soltanto dei grandi maestri. La sua ironia, le sue opinioni pervadono le ricette perché a differenza delle nostre ricette moderne che prevedono soltanto ingredienti e passaggi, Artusi si è premurato di inserire anche degli aneddoti, delle poesie, la storia di come ha ottenuto la ricetta. Molte sono ricette regionali. Oggi leggeremo con una certa ironia il frutto di Artusi per budino gabinetto, ricetta numero 670. Questo è un budino che sa di diplomazia. Il nome lo indica e lo indicano altresì la complicazione sua e il suo sapor multiforme. Lo dedico perciò al più grande dei diplomatici, all'idolo del giorno. Il mondo, già si sa, vuole sempre un idolo da adorare, se non l'ha se lo forma, esaltandone i meriti all'infinito. Ma io, che sono incredulo per natura e un poco anche per esperienza, dico come diceva colui: dammelo morto e poi ne ragioneremo. Quanti ne abbiamo visti nell'età nostra degli idoli o astri di grande splendore, che poi tramontarono presto o caddero ignominiosamente. Quando scrissi questo articolo ne brillava uno ammirato da tutti, ora scomparso all'orizzonte. Dosi per 10 persone. Latte 1 litro, zucchero grammi 100, savoiardi grammi 100, uva malaga grammi 80, uva sultanina grammi 50, conserva di albicocca grammi 50, detta di cotogna grammi 50, candito grammi 20, kirsch mezzo decilitro, rossi d'uovo numero 6, chiari d'uovo numero 4. Fate bollire il latte per mezz'ora con lo zucchero dentro. All'uva malaga levate i semi. Il candito tagliatelo a piccole dadie così le conserve se fossero sode, il che in questo caso sarebbe meglio. Bruciate le uve e il candito col rum come nel biscotto alla sultana della ricetta numero 574. Dopo che il latte avrà bollito, lasciatelo ghiacciare e poi aggiungeteci le uova frullate e il kirsch. Prendete uno stampo liscio a cilindro, ungetelo tutto col burro di ghiaccio e riempitelo nel seguente modo. Copritene il fondo con uno strato di detta frutta e sopra distendete uno stuolo di savoiardi. Poi altra frutta e conserve, poi altri savoiardi e così di seguito finché avete roba. Per ultimo, versate adagio il latte preparato nel modo anzidetto, cuocete il dolce a bagnomaria e servitelo caldo. Qualcuno dice che questo budino, se non vuol defraudare il suo titolo di gabinetto, deve comparire in tavola tutto chiuso, cioè tenere nascosto il ripieno come si tengono occulti i segreti della politica. Se lo fate in questa maniera, prendete grammi 140 di savoiardi, dovendosi con esse coprire il fondo, cingere lo stampo all'intorno e intramezzare con quelli che restano, le frutta all'interno. Vi avverto poi che quando il latte entra nella composizione di un piatto, malamente si possono dare indicazioni precise. Esso è di natura tale che spesso e volentieri forma una disperazione per i cuochi. Se non vi avessi ancora incuriosito abbastanza con questo libro Démodé, vi leggo l'elenco degli argomenti inclusi nel libro per farvi capire veramente come l'intenzione fosse quella di coprire tutte le sfumature dei pasti. Brodi, gelatine e sughi, minestre in brodo e asciutte di magro, principi, che sarebbero gli antipasti, salse, uova, paste e pastelle, ripieni, fritti, lesso, ramessi, umidi, dove compaiono stracotto, bracciola, pollo, fegato d'oca, timballo di piccioni,
scannello annegato, scaloppini alla livornese, eccetera. Rifreddi, come lingua alla scarlatta, lingua di vitella di latte in salsa piccante, pasticcio freddo di cacciagione, erbaggi e legumi con sformato di fagiolini, sformato di cavolfiore all'uso di Romagna, cipollini agrodolci, carciofi ripieni di carne, eccetera. Piatti di pesce, arrosti, dal modernissimo roast beef al petto di vitella in latte in forno e anche arrosto morto. Pasticceria, torte dolci al cucchiaio, dalle quali abbiamo preso il famosissimo budino gabinetto. Siropi, siroppo di lampone, acetuta di lampone, siroppo di ribes, di cedro, marena da trastullarsi, orzata, eccetera. Conserve, liquori, gelati e cose diverse. Nulla. Il buon Artusi voleva proprio essere di supporto alle persone di cucina, a tal punto da proporre addirittura dei menù, un paio di menù diversi per ogni mese dell'anno. Vi propongo agosto per avere un'idea di che cosa veniva proposto realisticamente nelle tavole italiane dalla metà dell'Ottocento in poi. Minestra in brodo taglierini, prosciutto, poi vitella con fagiolini dall'occhio alla retina o con fagiolini con la balsamella. Per tramesso voulevant ripieno di rigaglie, in umido cotolette di vitella di latte col prosciutto, arrosto tacchinotto con insalata, per dolci, pere in composta, crema montata in gelo oppure bavarese lombarda, frutta e formaggio diverse per la stagione. In un'epoca storica in cui l'Italia andava veramente ancora un po' formata, è stato in grado di mettere insieme ricette regionali e creare quindi un immaginario della cucina italiana, ma anche aiutare proprio alla diffusione della lingua italiana stessa, grazie al fatto che si è diffuso talmente tanto da superare il 1.000.000 di copie. Vorrei farvi notare un ultimo dettaglio: nel titolo c'è la parola scienza, perché nel processo creativo di Artusi c'era proprio il tentativo di testare ogni singola ricetta, cosa che veramente è stata fatta, e lo dicono anche le testimonianze delle persone che erano a servizio a casa sua. Non so se questo libro anche a voi ha scatenato l'associazione di idee, ma a me ha fatto venire in mente il film Julie and Julia del 2009, tratto tra l'altro da un omonimo libro, che narra la storia di una giovane donna che tenta di replicare 500 e passa ricette in un anno. Se il libro dell'Artusi vi fa venire voglia di questa avventura, fatemelo sapere, sono 790 ricette, ma anche se voleste tentarne solo una, scrivetemelo sotto nei commenti. Noi delle Ruote Quadrate continuiamo a rotolare. Se vi è piaciuto quello che avete ascoltato oggi, venite a rotolare con noi, iscrivetevi, mettete like al canale, condividete con gli amici. Io intanto nella descrizione vi faccio trovare il link al libro dell'Artusi e di alcune traduzioni nelle lingue straniere, nonché qualche indicazione sul museo che ha raccolto l'eredità di tutto questo lavoro dell'Artusi. Se è la prima volta che capitate sul nostro canale, vi state chiedendo perché le ruote quadrate, ecco c'è un video apposta, ve lo lascio qui, dove abbiamo spiegato in 3 minuti perché il canale si chiama Le Ruote Quadrate. Vi lascio un altro link sempre qui alla serie di video dove stiamo parlando di libri, per esempio Flatlandia, che tra i tanti argomenti trattati ha anche una discreta critica sociale sul ruolo delle donne. Ciao amici delle Ruote Quadrate! Vi propongo agosto, giusto per vedere che soluzione leggera, vi propongo agosto, giusto per... È passato dalle 475 ricette dell'edizione originale alle... È passato dalle... 475... È passato dalle 475 ricette dell'edizione... È passato dalle 475 ricette dell'edizione originale alle 790 dell'edizione del 1911. Ciao amici delle Nuove Quadrate!